Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. Della glicemia, di come misurarla, di quali sono i valori normali e di come tenerla sotto controllo abbiamo già parlato in altri video. Li trovi nella playlist dedicata. Non abbiamo però ancora affrontato il tema della glicemia bassa in questo video, quindi capiamo quando si parla di ipoglicemia, quali sono i sintomi e come intervenire. Se il video ti piace, non svenire e metti like e ricordati di iscriverti al canale. La glicemia è la concentrazione di glucosio nel sangue e si misura in milligrammi per decilitro. Il glucosio è la principale fonte di energia delle cellule del nostro organismo e in particolare delle cellule del sistema nervoso e del cervello che ne sono strettamente dipendenti. Per questo motivo i livelli di glucosio nel sangue vengono mantenuti costanti entro un determinato range dall'intervento di alcuni ormoni, tra i quali l'insulina, che ha l'effetto di diminuire la concentrazione di glucosio nel sangue, e il glucagone, che invece aumenta la concentrazione di glucosio nel sangue. I valori di riferimento per la glicemia sono a digiuno e questi valori devono sempre rientrare in un range desiderabile compreso tra 70 e 100 mg per decilitro. Ci può essere una certa variabilità individuale e può dipendere anche dall'età. Ad esempio, nei neonati ci possono essere valori anche leggermente inferiori a 70, ma mai più bassi di 40. Invece, nelle persone anziane, il medico può ritenere accettabili anche valori superiori a 100, ma mai maggiori di 126. L'ipoglicemia si verificano quando ci sono tre condizioni contemporaneamente. I valori di glicemia sono inferiori a 70. Si presentano dei sintomi. Questi sintomi scompaiono quando i valori della glicemia tornano normali. I valori per i quali si verifica ipoglicemia con la manifestazione di sintomi sono in genere inferiori a 50-60 per adulti e 40-50 per i neonati, ma è possibile anche avere dei sintomi con una glicemia leggermente inferiore a 70. In genere l'ipoglicemia è una condizione che può capitare anche con una certa frequenza nei pazienti diabetici che assumono ipoglicemizzanti orali o insulina. I momenti più a rischio sono la notte, il digiuno e l'attività fisica. I fattori che possono scatenare l'ipoglicemia sono l'errata assunzione di insulina o farmaci per il diabete, un'alimentazione non adeguata ai propri fabbisogni, soprattutto se troppo povera di carboidrati, il digiuno, un'attività fisica molto intensa o l'assunzione di alcol a digiuno. Esistono poi altre patologie che possono provocare ipoglicemia più raramente e sono malattie del fegato o dei reni, il tumore del pancreas o squilibri ormonali. I sintomi dell'ipoglicemia variano molto a seconda della gravità. Per cali lievi della glicemia si manifestano i sintomi tipici dell'attivazione da adrenalina, che è la risposta del corpo per far salire i livelli di glucosio. Tra questi sintomi troviamo quindi fame, nervosismo, sudorazione, ma anche tremori e svenimenti. Quando la diminuzione della glicemia è più importante, il ridotto apporto di glucosio al cervello si manifesta con sintomi di tipo neurologico: debolezza, confusione, vertigini, alterazione della vista e della parola e nei casi più gravi anche perdita di coscienza, convulsioni e coma. Se la situazione persiste, i danni cerebrali possono essere permanenti. Quando si manifesta l'ipoglicemia è importante intervenire ai primissimi sintomi. Chi soffre di diabete chiaramente potrà confermare la situazione con la semplice misurazione del glucosio nel sangue. Se la persona è cosciente, la crisi può essere semplicemente risolta somministrando 15 grammi di zucchero semplice, quindi 3 zollette di zucchero, un bicchiere di succo di frutta oppure qualche caramella. Se dopo 15 minuti la glicemia torna normale, si può assumere dei carboidrati a più lento rilascio, quindi 50 grammi di pane, un pacchetto di crackers o qualche biscotto, per assicurare all'organismo degli zuccheri a più lento rilascio. In caso di crisi grave e quindi sintomi che includano la perdita di coscienza, è assolutamente vietato cercare di far bere o mangiare il malcapitato. I pazienti diabetici che sono a rischio di crisi ipoglicemiche dovrebbero essere muniti di uno spray di glucagone che può essere
facilmente utilizzato da chi è vicino perché non richiede l'inalazione. Il glucagone è quell'ormone che aumenta i livelli di glucosio nel sangue. L'alternativa è il glucagone in siringa, ma chiaramente è molto meno pratico. In tutti gli altri casi è importantissimo chiamare subito i soccorsi e seguire le indicazioni dell'operatore del 112. Sia nel caso di pazienti diabetici, sia in persone che costituzionalmente hanno una glicemia più bassa e quindi sono predisposti a soffrire di crisi ipoglicemiche, l'alimentazione può essere un grande aiuto. In particolare bisogna evitare lunghi periodi di digiuno, consumando idealmente 3 pasti e 2 spuntini al giorno. Consumare pasti bilanciati in cui i carboidrati siano sempre presenti ma abbinati a grassi, proteine e fibre. Rispettare il giusto carico glicemico e scegliere alimenti con un indice glicemico basso. L'indice glicemico è un numero che indica in che modo quel dato alimento innalza la glicemia rispetto al semplice glucosio. Più l'indice glicemico è basso rispetto al 100 di riferimento del glucosio e più quell'alimento rilascerà lentamente gli zuccheri, assicurando all'organismo un apporto costante e senza picchi. Gli alimenti a basso indice glicemico sono alimenti che contengono carboidrati associati prevalentemente a fibre, quindi in sostanza cereali integrali e legumi. L'indice glicemico di un pasto però può essere abbassato anche associando a una fonte di carboidrati altri nutrienti che siano proteine, grassi o fibre. Ad esempio, un piatto di pasta in bianco ha un indice glicemico molto più alto rispetto a lo stesso piatto di pasta condito con verdure. Abbiamo visto quali sono i sintomi e le cause della glicemia bassa, come intervenire e come prevenirla. Se hai domande, lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.